Questa lezione è un estratto di una lezione a regola d'arte che insegna come si dipinge un gatto con matite bianche su cartoncino nero. Se siete interessati alla lezione integrale, cliccate sul primo link in descrizione. Ci occorre un cartoncino nero, io uso questi della Dessin Noir, sono molto buoni perché riescono a trattenere bene il colore bianco delle matite o che usiate pastelli o che usiate gessetti o carboncini. È fondamentale, diciamo, scegliere anche il supporto buono. Poi la fase successiva è quella di procurarsi appunto delle matite e come potete vedere ci sono di varie tipologie, di varie durezze, anche se sono bianche, sono come la grafite. Si possono trovare più morbidi, si possono trovare dei carboncini, matite, per esempio tipo queste matite come queste sono anche acquerellabili e quindi in base al tipo di diciamo medium che usate avrete effetti completamente diversi. Matite più dure e laccate invece serviranno per fare tratti più definiti. Si possono poi utilizzare anche tipo delle penne in gel bianche. Questa per esempio della Stabilo è molto buona perché permette di fare vari effetti. Logicamente quando si usano queste matite capita a volte di trovare tipo queste qui che sono dei carboncini che non sono appuntate. Allora bisogna prendere un trincetto, non si appuntano con la punta lapis altrimenti si rovinano. Prendendo un trincetto appunto prima si scalfisce, si va a rimuovere la parte di legno che ricopre diciamo il carboncino e a questo punto dopo che uno ha rimosso un po' tutte le parti esterne senza intaccare troppo la mina perché se no se uno intacca diciamo la mina interna si rovina. Poi bisogna prendere carta a vetro, ci sono questi, vedete, queste strisce di carta a vetro che voi potete utilizzare proprio affinché possa diciamo limarsi il legno che contiene la mina dentro e arrivare a ottenere poi il bianco, il colore bianco, la matita sotto. Logicamente va fatto sempre con questa tecnica e mai puntando con la punta lapis. Una volta fatto questo potete procurarvi anche degli sfumini che sono utili e di varie misure e poi vi volevo far vedere come si parte sempre da una matita diciamo che è più morbida perché si riesce a sfumare meglio, può essere sfumata appunto con lo sfumino o con le dita, vedete è molto morbida e su questa può attaccare anche una matita più dura. Queste per esempio sono tre gradazioni di carboncini, diciamo più duro, medio e morbido. Se voi però su questi carboncini andate a mettere poi anche una matita più dura, vedrete che rimane. Queste sono le altre matite che vi fanno vedere gli effetti che potete ottenere più fini, più dettagliati e se voi vedete andate su un carboncino con una matita, questo attacca e vi intensifica anche il colore. Se invece vado col carboncino, avete messo prima la matita dura, non attacca. Vedete? Proprio non riesce ad attaccare il colore. A questo punto si parte con il disegno del gatto. Io parto dalle parti diciamo più delicate e sfumate. Avevo fatto un disegno preparatorio ma giusto a grandi linee per capire dove andava la zampina, il musino del gatto e poi diciamo usando anche degli sfumini, usando le varie matite che vi ho fatto vedere con gradazioni diverse, con morbidezze diverse, vado a far affiorare piano piano partendo da un tono diciamo medio, arrivando sempre a dettagliare di più con toni più chiari. Le parti diciamo proprio più sottili posso decidere anche di farle non solo con la matita, ma magari prendere una di quelle penne gel che si trovano in commercio, ce ne sono di vari tipi, anche quelle rilasciano un tratto più o meno spesso e anche quelle sceglietele logicamente, partite dalle più grandi per poi arrivare a quelle più fini. Se c'è necessità riappuntate sempre le matite per ottenere appunto una punta più fine, con la gomma pane andate a ripulire, poi con una matita nera volendo andate
a fare dei ritocchi se avete lasciato delle parti dove il bianco aveva preso troppo il sopravvento. Grazie per avermi seguita, a questo punto il lavoro è finito.